Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud per preparare il piatto nazionale, il piatto sicuramente più famoso. Sto parlando del kimchi, ovvero delle verdure marinate, fermentate piccanti. Il kimchi è sicuramente un'istituzione in Corea del Sud, è un piatto incredibile e estremamente consumato. Secondo un sondaggio di qualche anno fa, ogni coreano consuma all'anno 20 kg di kimchi a testa, veramente una cosa incredibile. Oltretutto molti ristoranti offrono il kimchi proprio gratuitamente come accompagnamento alle altre pietanze. Di kimchi ovviamente ne esistono tantissime versioni preparate con tantissime verdure diverse, anche se probabilmente la ricetta più famosa è quella che preparerò io oggi, ovvero col cavolo cinese e il daikon. Questa pietanza è ottenuta grazie a una fermentazione, la fermentazione lattica delle verdure, che la rende, oltre a molto gustosa e appetitosa, anche perfetta per la digestione. Ovviamente, essendo un piatto fermentato, non si può preparare e mangiare subito, necessita di un tempo di riposo, di fermentazione, che per rendere il piatto ottimale è di circa almeno di 2 settimane. Gli ingredienti comunque sono facilissimi da trovare, quindi andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per le verdure avremo bisogno di 700 g di cavolo cinese, 100 g di daikon, una piccola carota, 30 g di steli di cipollotto, 250 g di sale grosso e 2 litri di acqua fredda. Per la marinata avremo bisogno di mezza pera, 2 spicchi d'aglio, un pezzetto di zenzero, 30 g di gochugaru, che sono fiocchi di peperoncino coreano, 2 cucchiai di salsa di pesce, un cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaino di pasta di gamberetti fermentati, facoltativo, un cucchiaino di farina di riso, meglio se glutinoso, e 140 ml d'acqua. E come al solito, dopo aver trovato tutti i nostri ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 fasi: la preparazione delle verdure, la preparazione della marinata e per finire la preparazione del kimchi e la sua conservazione. Cominciamo la ricetta separando le foglie del cavolo e lavandole meticolosamente. Versiamo ora 2 litri di acqua fredda in una terrina. Aggiungiamo sale grosso e mescoliamo con una frusta in modo da diluire quest'ultimo. Aggiungiamo quindi un passino sopra la bacinella. Tagliamo la foglia di cavolo cinese della dimensione di un boccone, quindi immergiamola nell'acqua salata. Ripetiamo le operazioni per tutte le foglie di cavolo. Una volta terminata questa operazione, mescoliamo bene le foglie nell'acqua salata e lasciamole riposare in ammollo per 2 ore. Prepariamo le verdure cominciando col pelare la carota. Eliminiamo le estremità, tagliamole in 2 e quindi in fettine sottili. Sovrapponiamo qualche fettina e ricaviamo di bastoncini. Una volta fatto, riserviamo a parte. Con il pelapatate peliamo il daikon. Tagliamolo a fettine sottili, sovrapponiamo alcune fettine e ricaviamo di bastoncini dello stesso spessore di quelli di carota. Una volta fatto, riserviamo a parte. Tagliamo in 2 gli steli di cipollotto, quindi tagliamoli a strisce sottili. Una volta fatto, riserviamo con le altre verdure. Quando tutte le verdure saranno tagliate, riserviamoli in frigo fino al momento dell'utilizzo. Cominciamo a preparare la marinata mettendo a scaldare 140 ml d'acqua in un pentolino. Quando sarà calda, aggiungiamo la farina di riso e mescoliamo con una frusta in modo da evitare la formazione di grumi. Una volta fatto, togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo raffreddare totalmente il composto. Mettiamo la pera a pezzi nel mixer, aggiungiamo lo zenzero a fette, l'aglio a fette, la pasta di gamberetti fermentati, lo zucchero semolato e la salsa di pesce. Frulliamo quindi il tutto per qualche minuto. Passato questo tempo avremo ottenuto una crema molto liscia. Mettiamo adesso il nostro frullato in una scodella, aggiungiamo l'acqua e farina raffreddata, il gochugaru e mescoliamo bene con una frusta. Fatto questo, la nostra marinata è pronta ad essere utilizzata. Scoliamo ora il cavolo che dopo 2 ore di salamoia si sarà rammollito. Aggiungiamo acqua fredda e risciacquiamo nelle foglie. Scoliamo bene e ripetiamo l'operazione un'altra volta.
Una volta il cavolo ben risciacquato, strizziamolo e lasciamolo sgocciolare in uno scolapasta. Ora, dopo aver messo il cavolo strizzato in una bacinella, aggiungiamo le verdure tagliate. Uniamo la marinata e con l'utilizzo di un guanto mescoliamo il tutto. Mescoliamo meticolosamente gli ingredienti in modo che siano tutti ben ricoperti dalla marinata. Versiamo ora le verdure marinate in un recipiente ben pulito e asciutto. Distribuiamole in modo uniforme, quindi copriamole con pellicola alimentare facendola aderire. Chiudiamo ora ermeticamente con un coperchio e lasciamo riposare il tutto a temperatura ambiente per circa 48 ore. Passato questo tempo mescoliamo il kimchi e distribuiamolo in contenitori di vetro prevalentemente sterilizzati, facendo attenzione a non riempirli fino all'orlo. Schiacciamo ora con un cucchiaio le verdure in modo da far uscire un po' d'aria. Puliamo con un pezzetto di Scottex i bordi dei vasetti e per finire chiudiamo il tutto. Lasciamo riposare ora il kimchi in frigo per 2 settimane prima di servirlo, tenendo presente che si conserva chiuso al fresco fino a 3 mesi. Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del famoso kimchi coreano, che come avete visto necessita di un po' di tempo di preparazione e di fermentazione, ma è veramente facile da fare. La pietanza si può effettivamente consumare già dopo i primi 2 giorni di fermentazione a temperatura ambiente, ma per ottenere veramente il top del prodotto bisognerà aspettare almeno 2 settimane di riposo in frigo. Il kimchi può essere inoltre servito non solo come accompagnamento, ma anche come base a alcune ricette molto famose coreane che magari vedrete in futuro nel mio canale, tipo lo stufato al kimchi o il riso fritto saltato al kimchi. Unica avvertenza nella preparazione di questo piatto, che è un piatto fermentato. Utilizzate prodotti ben lavati e soprattutto manipolateli con guanti e con contenitori puliti. Soprattutto i 2 vasetti di vetro finali che utilizzeremo per la conservazione in frigo devono essere assolutamente sterilizzati. Mi raccomando, è molto importante. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeta Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo subito. Iscrivetevi al mio canale come al solito e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!